Ciao amici e bentornati sul canale. Oggi sarà una bellissima recensione all'aria aperta. Andremo a testare questo nuovissimo e appena lanciato dal brand Sunseeker, il modello Elite X7 Gen 2, un robottino che ha tantissime caratteristiche rivoluzionarie a partire dalla tripla rota motrice che gli permette di superare pendenze fino a 35 gradi. In pratica il 70% di pendenza, ma non è solo questa la caratteristica di punta, perché ha un sistema RTK potenziato chiamato NRTK che non ha la rottura di dover installare l'antenna RTK, per cui rimane comunque un robot toserba plug and play, ma con il vantaggio di avere un orientamento e una mappatura perfetta perché è dotato di un eSIM 4G che gli permette di connettersi ai satelliti in tempo reale, e ovviamente col cellulare lo potete monitorare e far partire anche da remoto, e grazie alla telecamera binoculare RGB e alla camera di profondità, oltre ad avere un ottimo posizionamento, gli permette di essere uno dei migliori per quanto riguarda il rilevamento degli ostacoli, ed è anche dotato di un doppio disco di taglio che gli permette di tagliare ben 35 cm ad ogni passaggio. È veramente una super novità non solo in casa Sunseeker ma per il robot toserba in generale, e questa invece è la ruota omnidirezionale che è anche dotata di motore per curvare e aiutare il robottino a sterzare senza rovinare eccessivamente il prato. E per quanto riguarda la portata della rasatura, questo bestione riesce a rasare prati fino a 3000 metri. Hanno addirittura inserito questa spazzolina per mantenere sempre pulite le ruote durante la rasatura. Infatti anche dopo tantissime ore di utilizzo i tasselli delle ruote rimangono abbastanza puliti. Adoro anche questo case molto aggressivo con una finitura metallizzata che rende tantissimo soprattutto alla luce del sole. Nella parte superiore abbiamo la torretta NRTK, il tasto stop per le emergenze di colore rosso bello grande da schiacciare, qui abbiamo il pad per il controllo manuale, tasto d'accensione, tasto di avvio della rasatura, tasto di ritorno alla stazione di ricarica e l'ok per procedere con le impostazioni. Nella parte frontale abbiamo la telecamera binoculare RGB, questa invece è la camera di profondità IT off che serve ad aiutare il robottino con il rilevamento degli ostacoli, fornendo una migliore capacità di visione notturna per chi magari preferisce tagliare il prato di sera oppure durante la notte. Questo qua che vedete davanti è il sensore della pioggia, così da proteggerlo magari dalla grandine o dalle intemperie. In ogni modo ha ottenuto il certificato IPX5. Guardate anche da sotto come si vedono perfettamente le spazzoline, e la cosa interessante è che non servono solo a pulire il robottino per tenerlo più ordinato, ma anche a rimuovere il fango e i fili d'erba per garantirgli sempre la massima trazione, dato che, come vi dicevo durante l'introduzione, questo robottino riesce a salire salite fino a 35 gradi. Tutte queste tre ruote hanno motricità, sono anche ammortizzate, così da avere un grip perfetto in caso di buche. Adoro tantissimo il doppio disco di taglio con 6 lame ognuna per un totale di 12 lame. I dischi sono flottanti e potete regolare l'altezza di taglio da 2 a 10 cm. Perfetto per tutti i gusti, sia chi vuole un giardino con l'erba alta, ma anche chi vuole una rasatura quasi da barbiere con l'altezza tra i 2 e i 3 cm. E ora siamo pronti per l'installazione. Come vedete alle mie spalle ho già posizionato alcuni elementi per testare il riconoscimento degli ostacoli, sia un cane e anche degli stivali, anche una sedia, e anch'io mi metterò davanti al robottino durante il taglio per vedere se riconosce anche le persone. Per quanto riguarda la dotazione base, oltre al robottino e la base di ricarica, Sunseeker fornisce i picchetti che servono a fissare la base se per caso la installate sopra il giardino. Abbiamo questa utilissima spazzola che serve a pulire il robottino magari periodicamente, e anche un kit di viti e di lame di cambio. Questo disegno nella base aiuta il robottino nell'aggancio finale al ritorno della dock station, e queste due alette con sotto una base metallica è il punto in cui il robottino si ricarica tramite questi due connettori. Ho dato il via alla rasatura e il robottino è già uscito dalla stazione di ricarica. Non è molto rumoroso, il brand dichiara circa 60 decibel, e guardate come sta già tagliando tutte le margherite in un solo passaggio. Ha praticamente estirpato tutti i fiorellini. Beccatevi anche questa bella inquadratura dal rietro, si vedono chiaramente i 35 cm di rasatura a ogni passaggio. Voglio andare ancora più vicino perché me lo voglio godere in tempo
reale, vediamo se riconosce gli stivali con i sensori. Guardate come ha rallentato, si è fermato a circa 10 cm, anche la sedia è stata riconosciuta, si è fermato anche in questo caso, per cui devo dire che il sensore mi sta piacendo per quanto riguarda il rilevamento degli ostacoli, e guardate la precisione per quanto riguarda la circonnavigazione della sedia, così da rasare perfettamente i centimetri vicino all'ostacolo. Andiamo a vedere se riconosce il cane, e anche in questo caso ci è arrivato proprio vicinissimo, riconoscendolo grazie alla telecamera binoculare e alla camera di profondità, per cui se avete gatti o cani di razze piccole non vi preoccupate, perché questo Sunseeker li riconoscerà evitandoli durante la falciatura. Ed è anche molto intelligente perché è ritornato nella zona dietro agli stivali, così da fare le finiture anche dietro l'ostacolo. E la cosa interessante è che grazie alla ruota posteriore si vede che fa le curve a 180 gradi senza sforzare sull'erba. E ora, visto che mi piace il rischio, ho dato le spalle al robottino, vediamo se mi riconoscerà oppure no. Questo per voi e per le recensioni. Oh mio Dio, lo sento vicino, vediamo, non mi sto girando. Per cui questo Sunseeker Elite X7 Gen 2 è sicuro anche se avete dei bambini che scorazzano nel prato. Guardate come sta tagliando perfettamente i bordi, spero che si veda dalla telecamera. Ha tagliato esattamente fino alla canna dell'acqua, anche in questo caso ha letto perfettamente i confini ed è molto apprezzato per chi come me è maniaco dell'ordine, vuole un taglio preciso fino all'ultimo centimetro. E ora che ha finito la prima zona sta tornando alla base, vediamo se la riconosce in un solo passaggio. Sta salendo, vediamo, guardate come si sta avvicinando, mamma mia, al primo tentativo è ritornato a ricaricarsi, e devo dire che nonostante ci sia uno scalino, grazie alle 3 ruote motrici non ha avuto nessun problema. È un robot veloce sia nel taglio ma anche nel ritornare alla dock station. Andiamo a fare un tour dell'applicazione. Sta eseguendo il classico taglio a serpentina, che è uno dei migliori per ottimizzare i tempi di taglio. Qua sotto troviamo la percentuale di taglio e il tempo di taglio. Invece se scendiamo ulteriormente possiamo anche cambiare la velocità di taglio. Io ho messo alta perché lo volevo mettere in difficoltà, e anche modificare l'altezza di taglio. Lo potete fare tranquillamente dall'applicazione e potete anche decidere altezze di taglio diverse in base alla zona. Potete ovviamente programmare la pianificazione di taglio sia durante la settimana e gli orari, per cui se preferite farlo tagliare di notte non c'è assolutamente problema, e potete decidere se programmare un taglio unico oppure le singole zone. Personalizzare la mappa aggiungendo una zona sicura, una zona vietata come quella del tombino, un corridoio e una zona di lavoro. Opzione importantissima l'opzione dei parametri di zona, in cui potete, come vi dicevo prima, cambiare i vari settaggi in base alla zona di taglio. 3 modalità anche per la distanza di taglio. Potete optare per un taglio ampio, un taglio standard e un taglio stretto. Il mio consiglio è di optare per il taglio standard perché è un buon equilibrio tra la rapidità di taglio e la precisione nella rasatura. 4 modalità invece per la direzione di taglio. Potete optare per il predefinito senza tracce, in cui il robottino taglia diminuendo notevolmente le linee di taglio durante la rasatura, multiangolo, oppure efficiente, che è quello che sto utilizzando per diminuire ulteriormente i tempi di taglio. Stessa cosa per quanto riguarda la distanza del bordo. Se volete un taglio preciso vicino ai confini al marciapiede, vi consiglio di cliccare su distanza bassa. Se invece volete essere un po' più sicuri o non avete la necessità di tagliare così vicino ai confini, potete lasciare su distanza alta. Per quanto riguarda il levitamento degli ostacoli, io vi consiglio di cliccare su senza contatto, modalità che, come avete visto, ha funzionato correttamente. C'è anche la modalità di risparmio energetico, per me non è necessaria perché è molto rapido a ricaricarsi e soprattutto ha una batteria che vi permette di fare tantissimi metri quadri prima di tornare alla stazione. Per cui con questo robottino, se avete giardini di grandi dimensioni, abbatterete di tantissimo i tempi di rasatura. Guardate anche la pulizia in tempo reale delle spazzoline, infatti anche dopo 10 minuti di taglio, come vedete, le ruote non si sono sporcate. Ha riconosciuto anche il bastone del confine. Vediamo se adesso capisce che quella è una zona di non rasatura vicino al tombino. Ci si sta avvicinando, guardate come ci va vicino. Vediamo se lo evita perfettamente, guardate come ci ha girato attorno. È veramente un robottino super intelligente, per cui anche il riconoscimento delle zone vietate, per quanto mi riguarda, è approvato al 100%. E ora ho mandato il robottino a tagliare la parte più difficile, tutto questo terrazzamento, e si vede anche dalla telecamera la pendenza.
Guardate a che altezza è riuscito a salire. Nessun robot di tutti quelli che ho recensito sul mio canale era riuscito in questa impresa. Mi ha veramente impressionato. Credo che sia il re dei robottini scalatori. Spero che da questa inquadratura si capisca la pendenza, per cui se avete dei terrazzamenti o un giardino con delle pendenze anche impegnative, direi che con questo Sunseeker non avrete nessun problema. Il robottino è tornato alla base, ha ultimato il taglio. Voglio andare da vicino per farvi vedere la precisione. Guardate che bella erbetta appena tagliata, all'altezza di 3 cm che avevo impostato, e anche le linee di taglio, se guardo dall'alto, non si notano perché dà una rasatura molto omogenea. Guardate anche i bordi del marciapiede come sono stati tagliati precisi. Devo dire che non sto riscontrando dei difetti o delle zone mancanti. È riuscito a tagliare fino al bordo, quasi al ciglio della strada, e questo è il tarazzamento a cui il robottino ho fatto tagliare a un'altezza di 4 cm. E dopo aver fatto oltre 200 metri di rasatura, guardate le ruote posteriori, grazie alle spazzoline, come sono rimaste pulite. È la prima volta che ho delle ruote in questo stato dopo l'intera rasatura. Direi che questo tosaerba lo consiglio a chi ha prati di grandissime dimensioni, anche fino a 3000 metri quadrati, e soprattutto anche salite fino al 70% non fermano la rasatura di questo potentissimo Sunseeker Elite X7 di seconda generazione. Se siete interessati a questo robottino, vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare e la scheda tecnica sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. La velocità di taglio è un altro suo punto di forza. Per tagliare tutta quest'area che avete visto nella recensione ha impiegato meno di 80 minuti. Se volete altre recensioni su robot tosaerba, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Io riprendo a giocare col robottino, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!